Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Epaclob Etipharm Italy SRL. Ultimo aggiornamento, 14 aprile 2022. Cos'è Epaclob? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Epaclob durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Epaclob? Epaclob ha un farmaco a base del principio attivo clobazam, appartenente alla categoria degli ansiolitici benzodiazepinici e nello specifico derivati benzodiazepinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Etipharm Italy SRL. Epaclob può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Epaclob 5 mg/5 ml sospensione orale 1 flacone da 150 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Etipharm SA. Concessionario: Etipharm Italy SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: CN. Principio attivo: clobazam. Gruppo terapeutico: ansiolitici benzodiazepinici. Forma farmaceutica: sospensione. Indicazioni: clobazam può essere usato come terapia aggiuntiva nell'epilessia negli adulti e nei bambini con più di 2 anni di età, se il trattamento standard con un'opia anticonvulsivi non ha funzionato. Epaclob sospensione orale deve essere usato nei bambini da 1 mese a 2 anni di età soltanto in situazioni eccezionali, quando vi sia una chiara indicazione di epilessia. Posologia. La sospensione orale è idonea per qualsiasi paziente affetto da epilessia per il quale il medico ritenga che la sospensione orale sia preferibile a clobazam compresse. Se sono richieste dosi basse, il medicinale con concentrazione 1 mg/ml ha la formulazione più adatta. Se sono richieste dosi alte, il medicinale con concentrazione 2 mg/ml ha la formulazione più adatta. In tutti i casi, il trattamento deve essere iniziato alla dose efficace più bassa con graduali incrementi di dose sotto stretta osservazione. Trattamento dell'epilessia in associazione con uno o più altri anticonvulsivi. Adulti. Nell'epilessia è raccomandata una dose iniziale di 5-15 mg/die, aumentando gradualmente, se necessario fino ad un massimo di 60 mg al giorno. Popolazione pediatrica. Negli bambini può verificarsi un aumento della risposta ed un aumento della predisposizione alle reazioni avverse, pertanto questi pazienti richiedono dosi iniziali basse e incrementi graduali sotto stretta osservazione. Popolazione pediatrica con età tra 2 e 16 anni. Iniziale: 5 mg/die, età 6 anni e superiore, o 0,1 mg/kg/die per i pazienti più giovani. La dose può essere aumentata lentamente con incrementi di 0,1-0,2 mg/kg/die ad intervalli di 7 giorni, fino a quando venga raggiunto l'effetto clinico richiesto o si verifichino effetti indesiderati. Dose di mantenimento: generalmente 0,3-1 mg/kg/die. La dose giornaliera può essere assunta in dosi divise o come dose singola alla sera. Popolazione pediatrica con età tra 1 mese e 2 anni. Epaclob sospensione orale deve essere usato nei bambini da 1 mese a 2 anni, solo in situazioni eccezionali quando vi sia una chiara indicazione di epilessia. Usare 0,1 mg/kg/die e incrementare molto lentamente, non più spesso di ogni 5 giorni, per raggiungere l'effetto clinico richiesto, in dosi divise 2 volte al giorno. Anziani. Nei pazienti anziani possono verificarsi un aumento della risposta e della predisposizione alle reazioni avverse, quindi questi pazienti richiedono dosi iniziali basse con aumenti graduali sotto stretta osservazione. Insufficienza renale ed epatica. Il trattamento richiede dosi iniziali basse e graduali incrementi di dose sotto stretta osservazione. Fare riferimento al paragrafo 4.3 controindicazioni e paragrafo 4.4 passaggio da una formulazione all'altra. Durata. La condizione del paziente deve essere rivalutata durante le prime 4 settimane di trattamento. Successivamente, la rivalutazione regolare ogni 4 settimane determinerà la necessità di continuare il trattamento. Se si verifica tolleranza farmacologica, può essere utile sospendere il trattamento, quindi riprenderlo ad una dose più bassa. Se la dose è divisa nella giornata, prendere la dose più alta la sera. Dosi fino a 30 mg di clobazam possono anche essere somministrate come dose singola la sera.
Alla fine del trattamento, si raccomanda di ridurre gradualmente la dose per evitare il fenomeno dell'astinenza o l'effetto rebound. Modo di somministrazione con o senza cibo, solo per uso orale. Una volta stabilita la dose efficace durante la titolazione, i pazienti devono continuare ad assumere tale dose e deve essere usata cautela nel passare a differenti formulazioni di clobazam, vedere paragrafo 4, passaggio da una formulazione all'altra. Questo medicinale può sedimentare durante la conservazione. Il flacone deve essere agitato prima dell'uso. Controindicazioni: Epaclop sospensione orale non deve essere usato nei pazienti con ipersensibilità alle benzodiazepine o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Nei pazienti con anamnesi di dipendenza da farmaci o alcol, rischio maggiore di sviluppare dipendenza. Nei pazienti con miastenia grave, rischio di peggioramento della debolezza muscolare. Nei pazienti con grave insufficienza respiratoria, rischio di peggioramento. Nei pazienti con sindrome d'apnea notturna, rischio di peggioramento. Nei pazienti con grave insufficienza epatica, rischio di sviluppo di encefalopatia. Nelle donne che allattano con latte materno, intossicazione acuta con alcol e sostanze attive per il SNC. Popolazione pediatrica. Le benzodiazepine non devono essere somministrate ai bambini senza una valutazione attenta della necessità del loro uso. Epaclop sospensione orale deve essere usato nei bambini da 1 mese a 2 anni solo in situazioni eccezionali, quando vi sia una chiara indicazione di epilessia. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Passaggio da una formulazione ad un'altra. Durante l'assunzione di Epaclop sospensione, clobazam raggiunge livelli plasmatici più alti rispetto alla stessa dose assunta sotto forma di compressa. Ciò può comportare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Farmaci che deprimono il sistema nervoso centrale. L'effetto depressivo centrale può essere aumentato nei casi di uso concomitante con antipsicotici, neurolettici, ipnotici, ansiolitici/sedativi, antidepressivi, analgesici narcotici, farmaci anticonvulsivi, anestetici e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Epaclop insieme ad altri farmaci come Eurosneomedil, soluzione a euro, Eurosneoxynalalcolico a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Epaclop durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Epaclop durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Ci sono dati limitati sull'uso di clobazam in gravidanza. Tuttavia, numerosi dati raccolti in studi di coorte non hanno dimostrato la comparsa di malformazioni maggiori dopo l'esposizione alle benzodiazepine, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Clobazam compromette la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. La sedazione, l'amnesia, l'alterazione della concentrazione e della funzione muscolare possono influenzare negativamente la capacità di guidare e di utilizzare macchinari. Se la durata del sonno è stata insufficiente, la probabilità che la vigilanza sia alterata può essere aumentata, vedere anche il paragrafo sulle interazioni. Non è consigliabile guidare o usare macchinari che richiedono particolare attenzione o concentrazione fino a quando sia stato verificato che la capacità di svolgere queste attività non sia compromessa. Effetti indesiderati. Le frequenze degli eventi avversi sono classificate come segue. Molto comune, a 0 yen 1/10, comune, a 0 yen 1 centesimo, 1/10, non comune, a 0 yen 1, 1, 000, 1 centesimo, raro, a 0 yen 1, 10, 000, 1, 1, 000, molto raro, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio da benzodiazepine si manifesta generalmente per gradi di depressione del sistema nervoso centrale che vanno dalla sonnolenza al coma. Nei casi lievi, i sintomi comprendono sonnolenza, confusione mentale e letargia. In casi più gravi, i sintomi possono comprendere atassia, ipotonia, ipotensione, depressione respiratoria, raramente coma e molto raramente morte. Come per altre benzodiazepine, il sovradosaggio non dovrebbe presentare un pericolo per la vita a meno che non sia associato ad altri deprimenti dell'SNC, compreso l'alcol. Nel trattamento del sovradosaggio di qualsiasi medicinale, si raccomanda di prendere in considerazione la possibilità che siano state assunte contemporaneamente altre sostanze.
A seguito di sovradosaggio con benzodiazepine per uso orale, deve essere indotto il vomito, entro un'ora, se il paziente è cosciente, o intrapreso il lavaggio gastrico con protezione delle vie respiratorie se il paziente è privo di conoscenza. Se non si osserva miglioramento con lo svuotamento dello stomaco, deve essere somministrato carbone attivo per ridurre l'assorbimento. Deve essere prestata attenzione speciale alle funzioni respiratorie e cardiovascolari nella terapia d'urgenza. L'eliminazione secondaria di clobazam, con la diuresi forzata o l'emodialisi, è inefficace. Deve essere preso in considerazione l'uso di flumazenil come antagonista delle benzodiazepine. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Derivati benzodiazepinici. Codice ATC. N05 clobazam A1 1,5. Benzodiazepina e l'attività farmacodinamica è qualitativamente simile a quella di altri composti di questa classe. Rilassanti muscolari, ansiolitici, sedativi, proprietà farmacocinetiche, assorbimento. Dopo la somministrazione di Paclob sospensione orale, clobazam ha rapidamente ed ampiamente assorbito. Il tempo alle concentrazioni plasmatiche di picco, Tmax, ha raggiunto in una media, mediana, di 0,67, dati preclinici di sicurezza. Tossicità cronica. In studi di tossicità cronica nel ratto a dosi comprese tra 12 e 1000 mg/kg è stata osservata una riduzione dose dipendente dell'attività spontanea, mentre al dosaggio più elevato, elenco degli eccipienti, sorbitolo, e 420, gommaxantan, e 415, acesulfame potassico, e 950, aroma di lampone. Sodio propilidrossibenzoato, e 217, sodio metilidrossibenzoato, e 219, disodio idrogeno fosfato di idrato, per l'aggiustamento del pH, sodio di idrogeno fosfato. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.